Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte. Ok. Abbiamo la carta della luna e la carta del diavolo. Cari amici della bilancia, la carta della luna parla di qualche emozione profonda, di qualche tipo di comunicazione magari che arriva dal subconscio, è collegata comunque a quello che sono i sogni e tutta l'attività che si fa di canalizzazione che si fa di notte attraverso il sogno. Quindi magari per qualcuno è molto forte l'attività onirica in questo periodo, oppure potrebbe essere un suggerimento a, fare caso a quelli che sono i vostri sogni, perché comunque il nostro subconscio ci comunica, proprio attraverso il sogno. La carta del diavolo mi parla comunque di qualche tipo di tossicità, qualche tipo di costrizione, di condizionamento che si sta avvertendo. Vi dico che essendoci la carta della luna potrebbe essere una sorta di paura che vi sta condizionando, che vi condizionerà comunque nella seconda parte di giugno 2022. Il diavolo fa sempre riferimento a qualche tipo di energia un po' repressa, un po' schiacciata, e visto che la luna parla di subconscio, di profondità, di paure anche, di emozioni nascoste, ehm, qui potrebbe veramente essere forte quello che è il condizionamento, la difficoltà di movimento che creano comunque tutte queste paure, okay? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che sono comunque letture fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare, e in descrizione qua sotto nel video, aprendo la tendina, trovate un link ad un video che spiega come mettere insieme questi 3 oroscopi. E per chi fosse interessato a contattarmi, sempre nella descrizione del video trovate la mia mail. Allora, partiamo con un 6 di denari. Abbiamo una regina di spade e la carta della forza. Quindi il 6 di denari direi che è una bella carta, parla in un certo senso di equilibrio e molto probabilmente è un equilibrio di tipo concreto, di tipo pratico. Per certi versi può parlare anche di una sorta di routine, anche se in realtà è più legato al dare e ricevere, in modo giusto, in modo equo. È anche una carta che parla comunque di generosità, okay? Abbiamo poi la regina di spade. La regina di spade potrebbe far riferimento a una persona che è intorno a voi in questo momento, oppure alla vostra attitudine, e qui si parla di un'attitudine mentale, rigida fondamentalmente, okay, e ricordiamoci che abbiamo comunque un diavolo. Il diavolo crea L'energia del diavolo parla di alcune schiavitù e potrebbero anche essere delle regole che voi vi autoimponete che creano comunque una sorta di schiavitù. La, regina di spade comunque ha un'energia razionale, logica, è una di quelle persone, di quelle energie che incasella tutto, okay, tutto quadrato per capirci. Andiamo poi avanti con la carta della forza. Io qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di uscire da un certo tipo di ciclo. La carta della forza parla di una decisione presa con successo, superata con successo. Parla anche di forza di volontà, di coraggio, di apertura del cuore, ok? Proseguiamo con il principe di spade o il cavallo di spade e il cavallo di denari. Guardate, in realtà sento che a qualcuno innanzitutto potrebbero rappresentare 2 persone diverse in questa situazione o in questa relazione e, potrebbero anche rappresentare 2 attitudini diverse. Per certi versi è vero, siete in questa fase di regina di spade, però si tratta
diciamo che l'energia della regina è un po' più statica di quella del cavallo. Il cavaliere di spade in realtà è un condottiero che parte per la guerra, quindi ha anche una sorta di determinazione nel tipo di movimento che fa. Probabilmente è un po' quello che vi manca, questa volontà di puntare i piedi anche, mi verrebbe da dire, no? E poi lo rivedo anche qui con la carta della forza, come se vi mancasse il coraggio di fare una determinata azione. Andiamo avanti poi con il cavaliere di pentacoli, e qui potrebbe essere una persona, come dicevo prima, e se così fosse, sento che è una persona che comunque va avanti con un'energia molto lenta, molto prudente. E anche comunque se rappresentasse il vostro modo, un'attitudine, è comunque un'attitudine prudente, c'è una sorta di andare avanti in punta di piedi. Ed è in effetti guardate, il cavaliere di pentacoli è il cavaliere con l'energia più lenta del mazzo, mentre il cavaliere di spade è il cavaliere con l'energia più veloce. Quindi sono due carte completamente contrapposte. Sento che da un lato da un lato avete la spinta prepotente di far qualcosa, di andare avanti, magari proprio anche di tagliare qualche cosa, okay? Dall'altro lato però invece, diciamo a livello pratico, a livello concreto, l'energia va avanti in modo molto lento. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Poi andiamo a spiegare meglio queste carte con i mini tarocchi, però io credo che qui si tratti di prendere consapevolezza di qualche dinamica, di qualche tipo di paura e affrontarla con coraggio fondamentalmente. La regina di spade è una donna che ha la spada dritta, è una donna che è sempre allerta, è sempre sul chi va là, è sempre sulla difensiva, è pronta a tagliare quello che non serve più. Vi serve solo il coraggio di farlo. L'attitudine in un certo senso già c'è. Oppure, ripeto, se è una persona che è vicino a voi, potrebbe essere un capo, potrebbe essere una madre, una sorella magari, o un'amica anche, o un amico al quale voi fate riferimento, in che in questo momento della vostra vita è parecchio presente. Andiamo avanti. Abbiamo un 10 di denari al contrario, un 4 di spade al contrario, abbiamo una principessa di coppe, quindi un fante di coppe, e un fante di bastoni. Interessante. Perché questa vostra prudenza nell'andare avanti, o comunque questa persona che arriva, questa energia che arriva, molto prudente, con questo 10, perché è un 10, quindi si parla di chiusura ciclo e apertura di nuovi cicli. Sento che qui c'è qualche cosa che ancora non si vuole chiudere. Io credo che sia la questione qui è di tagliare qualche cosa, prendere coraggio di tagliare, magari proprio con qualche tipo di regola, di schiavitù, di tossicità. Anche la regina di spade parla molto di regole, eh. C'è bisogno di tagliare, come dicevo qui, manca forse un pochettino il coraggio, o la forza di volontà, o la spinta, o quello che è lo scopo, quello che è un impulso fondamentalmente, manca un po'. E sento che qui alla fine della stesa, è come se riuscissi a capire il perché. Qui non vi sentite comunque appagati, non siete in una posizione di forza, giustamente, per affrontare questo distacco, io sento. Abbiamo un 4 di spade al contrario, che parla normalmente di un periodo che ci si prende per guarire se stessi, okay? Qui sento molto il discorso delle proiezioni, okay? E qui abbiamo comunque un fante, una principessa, in questo mazzo sono principesse, una principessa di coppe e una principessa di bastoni. Abbiamo comunque 2 energie che hanno bisogno di maturare. Potrebbero essere 2 persone diverse, per qualcuno potrebbero rappresentare i figli, oppure potrebbero semplicemente rappresentare 2 lati del vostro carattere che in questo momento hanno bisogno di
di svilupparsi secondo me, come se in questa situazione, in questa relazione aveste bisogno di ritrovare un po' l'entusiasmo fondamentalmente, perché sono 2 carte che mi parlano di sentimenti genuini, comunque, però appunto erano al contrario, quindi è un po' come se bisognasse, lavorare su questi sentimenti di guarigione, farli tornare un po' genuini, ecco. Farli maturare, perché comunque allora il fante di coppe normalmente parla di quelle persone dai facili entusiasmi, okay, quindi sono quelle persone che sono talmente immerse nelle loro emozioni, nell'enfasi, nella novità, che sono anche impulsivi alle volte, no, si fan prendere subito da quello che è la parte emotiva, no, e alle volte peccano un po' di autocontrollo se vogliamo. Mentre, fante di bastoni è collegato molto a quello che è l'entusiasmo, la passione, l'impulso a livello di primo chakra, l'istinto, quello che è la passione, okay, e qui forse c'è un po' da lavorare sull'autocontrollo, io credo. Ma guardate, con la carta del diavolo sento che qualcuno qui sta reprimendo qualcosa ed è per quello che ci sono queste carte qui, okay, perché secondo me il messaggio qui non è di continuare a reprimere quello che è il vostro entusiasmo, piuttosto che, il vostro come vi posso dire, sì, il vostro entusiasmo per la vita, okay? Qui c'è bisogno di guarire determinate ferite. Qui avete bisogno questa carta io l'associo molto alla carta del masochista, okay? C'è qualcuno qui che è in una posizione perché vedete che l'uomo è coricato sotto le spade fondamentalmente. Siete in una posizione che è pericolosa, sapete di non essere al sicuro perché avete le spade qui sopra la vostra testa, ma semplicemente state lì, in quella situazione, probabilmente perché avendo questo diavolo che ha l'energia di base di costrizione, non vi sentite in grado, non avete il coraggio, non avete la forza di far valere voi stessi, di uscire da questo momento. Però guardate, comunque la guarigione è nell'aria. Magari, sarebbe stato meglio fosse stata girata al contrario come carta, ma sento che è un processo comunque che dovete, piano piano apprendere, okay, è veramente una questione di autocontrollo. Ma autocontrollo, ehm, come vi posso spiegare, non vuol dire ricacciare in fondo le emozioni. L'autocontrollo vuol dire: "Okay, vivo questa emozione, mi rendo conto, sono consapevole. Prima io avevo questa paura, questa emozione, questa tristezza, quello che per voi rappresenta la luna, e non la vivevo, semplicemente la reprimevo con questa carta del diavolo. Qui vi viene data la possibilità di analizzare meglio quelle che sono le i condizionamenti, quelle che sono le costrizioni, quelle che sono ehm, è come se vi rendeste conto, diventaste consapevoli del fatto che una determinata reazione, una determinata azione vi rende arrabbiati e iniziate: "E perché sono arrabbiato o arrabbiata? Perché questa cosa mi fa arrabbiare così? Perché io reagisco sempre così?" L'impulso di cui parlavamo qui, l'autocontrollo che mancava, perché comunque molte persone sento che qui reagiscono d'impulso, impulsivamente, in modo immaturo, ma non perché cioè, sento che è più una questione di non autoconoscenza. Sapete, è come un reagire per difendersi e non reagire per contrattaccare. È diverso il modo in cui si agisce, mh? Spero di essermi spiegata. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere intanto con i mini tarocchi di che cosa si tratta, carta per carta, magari riesco a darvi qualche indizio in più. Andiamo a vedere il 6 di denari per piacere. Abbiamo la carta della morte e l'asso di spade al contrario. Qui abbiamo 2 carte che parlano di tagli. L'asso di spade molte volte fa anche riferimento a quello che è qualche tipo di verità,
qualche tipo di presa di consapevolezza. Vi ricordo che avete la luna. La luna parla di cose nascoste, di proiezioni, e l'asso di spade parla di cose che vengono a galla. In questo caso è il contrario, quindi sento che stanno per venire a galla, se non sono già saltate fuori. Potrebbe anche semplicemente fare riferimento, visto che c'è la carta della morte, al fatto che si debba effettuare comunque una rinascita, perché la morte di quello parla, di un cambio, di una rinascita, di un rinnovamento, per quello che riguarda un equilibrio materiale, un equilibrio quotidiano anche mi verrebbe da dire, che potrebbe essere in un ambiente di lavoro tranquillamente, potrebbe riguardare il come gestite le vostre finanze, e l'asso di spade qui è come se vi facesse presente che cosa c'è da tagliare. Ce lo ricorda anche la regina di spade, perché anche lei ha la spada bella alta ed è pronta a tagliare quello che non serve più. E abbiamo di nuovo un cavaliere di spade e la carta del sole al contrario. Qui c'è la voglia di tagliare davvero, di scappare per qualcuno da questa situazione che è rappresentata dal diavolo e dalla luna. Avere comunque il sole al contrario mi indica che c'è una difficoltà in quello che è l'andare verso la direzione che voi vorreste prendere. Può anche parlare di figli il sole, quindi per qualcuno ci può essere questa difficoltà di movimento proprio legato, come dicevo anche qui, no? Magari al fatto che avete figli, insomma. Andiamo a vedere la carta della forza. Ok, è uscito un re di spade e un'altra carta che adesso recupero e un 4 di spade di nuovo al contrario. Di nuovo, qui con la carta della forza sento che c'è bisogno di fare chiarezza mentale, c'è bisogno con questo 4 di spade di occuparsi di se stessi, di guarire. È un tempo, è un periodo che voi avete bisogno di prendervi e che non vi state prendendo. Sento tanto laborio mentale, ok? Perché comunque quando c'è il diavolo parla di potere mentale, molte volte parla anche di manipolazione ed essendoci comunque anche la luna di fianco che parla di proiezioni, per qualcuno potrebbe essere molto forte questa situazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, ruota della fortuna al contrario e 7 di coppe al contrario. Di nuovo il 7 di coppe è una carta di proiezioni, ok? C'è qualcosa che non cambia, dovete cambiare attitudine secondo me, dovete cambiare modo di vedere le cose. Il 7 di coppe fa riferimento anche alle illusioni, ok? Se vedete ci sono queste coppe che sono piene di soldi, case, successo, fama. È un po' la carta delle illusioni, delle cose materiali, no? C'è qualcuno qui che probabilmente sta correndo dietro o sta rimanendo attaccato a delle cose di tipo materiale. E vi dico che avendo anche il diavolo è una carta molto forte. Potremmo riassumerla in tutti e 7 i peccati capitali, lussuria, gola, sapete? Quindi, fondamentalmente esprime un'energia in super eccesso, in super disequilibrio, okay? Quindi può rappresentare di tutto in realtà. Però è molto legato a quelle che sono tutte le cose materiali, quindi i soldi, il sesso, il potere. E qui sento che, avendo la ruota della fortuna al contrario, potenzialmente potrebbe esserci un cambio, okay, ma dovete essere voi a cambiare direzione. Perché qui con questo fante di scusate, con questo cavaliere di spade sento che la vostra reazione sarebbe quella di scappare e invece no, 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 no. Bisogna fare un piano d'azione, bisogna andarci con i piedi di piombo. Bisogna pensare a come strutturare la propria stabilità, perché qui questo di 10 di denari è ancora il contrario. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Vediamo, ops, allora, 10 di spade, quindi chiusura di qualche tipo di ciclo. 10 di spade, 6 di coppe, abbiamo un 2 di pentacoli e la sacerdotessa. Io credo che qui si debba chiudere
perché comunque il 10 di spade parla della chiusura di una sofferenza, ma qui la sento molto collegata alla chiusura di un sogno, okay, perché comunque sia la sacerdotessa che 6 di coppe mi parlano di quello che è, il sogno fatto ad occhi aperti proprio, quello che il sogno inteso come desiderio, come punto di arrivo, no, e comunque avete anche la luna qui che parla di sogni, quindi, per certi versi qui si sta cercando di capire se continuare a stare in questo sogno, se continuare a sognare, oppure se lasciarlo indietro e andare avanti per la vostra strada. C'è anche la carta della sacerdotessa, come la luna, mette l'accento su qualche cosa che ancora non si vede. Andiamo a vedere questo 10 di denari capovolto. Abbiamo un 9 di denari e la carta del mago. Sì, qui in effetti sento che è il diavolo fondamentalmente, questa energia un po' tossica, che guardate non è detto che siano gli altri, può anche essere voi che siate magari in un periodo un po' di bassa vibrazione e che siate sempre focalizzati sugli stessi, pensieri negativi e che quindi creiate voi stessi la vostra tossicità. E potrebbe anche essere che molta di questa tossicità è dovuta alle proiezioni che fate voi, quindi alle aspettative che avete voi o, visto che si parla di proiezioni, al vostro modo distorto di vedere la realtà. Che il modo distorto di vedere la realtà può essere, cioè non deve essere necessariamente sempre tutto tragico, può anche essere solo che, non lo so, vi mettete un calzino al contrario e invece l'avevate visto dritto, capito? Comunque, qui sento una sorta di difficoltà a, creare, realizzare, a fare dei movimenti, delle azioni di tipo concreto verso la vostra indipendenza, verso il vostro amor proprio. Credo che sia per quello che il 10 di denari è girato al contrario, perché non c'è un vero appagamento da un punto di vista concreto. Cioè, cosa state facendo voi per manifestare la vostra realtà, per andare verso questo 9 di pentacoli, verso la vostra ricchezza, verso la vostra, zona, di comfort, verso quello che è il gruppo, la famiglia, la vostra stabilità, insomma, che volete o che state cercando di creare. Qui manca quello che vi dicevo, è una questione di controllo secondo me. Qui, anche avendo il mago al contrario, il mago al contrario parla di manipolazione fondamentalmente, di qualcuno che non riesce, ehm, a manifestare come vorrebbe o che usa a proprio vantaggio, ehm situazioni ed avvenimenti, okay, per creare il proprio appagamento. C'è la carta del diavolo, quindi può essere che per qualcuno risuoni come una sorta di manipolazione, come un sono manipolato per cui non riesco a creare la mia indipendenza e non riesco neanche a essere appagato o appagata emotivamente, oppure potrebbe essere semplicemente che ho bisogno di avere questo forte controllo sugli altri da arrivare, questo è per sentirsi al sicuro, perché molte persone hanno bisogno, per sentirsi al sicuro, di certe regole, di avere il controllo su certe situazioni e certe relazioni, perché fondamentalmente se no, vengono a mancare i punti di riferimento e quindi tendono a controllare un pochettino troppo. Ma il controllo di cui io parlo qui non è sugli altri, è su se stessi, sugli propri impulsi emotivi e, istintivi diciamo. Okay? Quindi l'impulso che dovete controllare è: mi controllo dal controllare gli altri, okay, perché comunque non è facendo così che io coltivo la mia sicurezza, semplicemente è una sicurezza apparente, perché nel momento in cui tolgo il controllo, tolgo anche la sicurezza. Invece bisogna cercare di creare la propria sicurezza dentro, in modo da non aver bisogno di controllare gli altri, in modo che se gli altri non ci sono, io continuo a rimanere, sicura di me stesso, di me stessa. Non ho bisogno degli altri per sentirmi al sicuro, ecco. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho di che cosa ci vogliono parlare. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che, stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni e con le iscrizioni, quindi grazie davvero a tutti. Allora, wow, quante carte abbiamo: momento per momento, intensità, seguire il flusso, divertimento
e l'innocenza. Wow! Momento per momento. Qui si tratta veramente di fare le cose passo dopo passo, come dice il Cavaliere di Denari, piano piano, giorno dopo giorno, trovare la forza e andare avanti in modo lento ma concreto. Intensità, è un Cavaliere di Bastoni, ok? Quindi io sento che il pensare, l'agire giorno dopo giorno vi darà la forza e l'intensità di seguire il flusso, quindi semplicemente di lasciarvi trasportare. E queste 2 carte fondamentalmente vi vogliono ricordare di prendere la vita un po' più con filosofia. La carta dell'innocenza vi fa ricordare che avete la saggezza necessaria per affrontare le situazioni che vi si presentano, perché avete già affrontato un percorso di crescita. Il punto qui è di mantenere l'entusiasmo, okay, di mantenere l'entusiasmo per riuscire a divertirsi, a ritrovare quello che è anche un po' la voglia di vivere, la voglia di emozionarsi, okay? Qui si tratta di non farsi, sopraffare dalle proprie emozioni, quindi cercare di mantenere a bada quelle che sono le proprie emozioni e di reindrizzare l'energia piuttosto che verso il controllo sugli altri, o magari su se stessi, Uhm, cercare di reindrizzare l'energia verso il divertimento, verso quello che è il farvi star bene. Sento che qui qualcuno ha bisogno di stare un po' leggero, di sorridere un po'. C'è tanta energia di regole, c'è tanta energia costretta, come vi posso dire, un po' pesante. Bene, un'ultima carta da parte, dei guerrieri di luce, dell'oracolo dei guerrieri di luce. Andiamo a vedere per gli amici della bilancia. Abbondanza. Quindi quando il tuo cuore no scusate, quando le intenzioni del tuo cuore sono per servire l'umanità, le porte dell'abbondanza si aprono naturalmente. Wow. E sogni. L'universo ti parla attraverso i tuoi sogni e guardate che lo metto proprio qua sotto la luna perché come vi avevo detto all'inizio la carta della luna è molto collegata con i sogni e quindi essendoci anche questa carta qui, può essere che verso la fine di giugno sia un periodo dove facciate parecchi sogni. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!